Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, piccolo recap delle partite di Serie A che si sono giocate venerdì, Sassuolo-Fiorentina, e le partite di ieri. Ovviamente parlo eh, per lo più delle partite che ho visto Sassuolo-Fiorentina, ho visto l'Inter e ho visto Cremonese-Salernitana. Non ho visto la Lazio perché ovviamente mi posso concentrare su una partita, perché poi tenere due partite su due dispositivi lo faccio a volte, ma diventa dispersivo. Volevo concentrarmi su Cremonese Salernitana perché volevo vedere la conclusione del campionato della Cremonese in primis e la Salernitana che nell'ultimo periodo non l'ha fatta buona a nessuno, quindi mi aspettavo una Salernitana che potesse vincere a Cremona, ma la Cremonese ha messo tanto cuore per concludere questo campionato in bellezza, si può dire, non si può dire in bellezza perché sei andato comunque in Serie B, però avrebbe meritato un esito diverso, che la Cremonese con un cambio allenatore secondo me fatto un tantino prima eh, sarebbe rimasta secondo me in Serie A per il calcio che ha espresso, per i valori comunque che ha in campo, non come rosa, perché a livello di rosa c'è da migliorare un tantino, però a livello di calcio giocato e identità di gioco, ecco, comunque avrebbe meritato di restare in Serie A, più secondo me di un Verona, per esempio, che se la gioca oggi. Vedremo come andrà a finire tra Milan Verona e Roma Spezia. Comunque è una Cremonese che ha giocato una grandissima partita. La Salernitana ha fatto meno di ciò che mi aspettavo, perché ha fatto meno di ciò che mi aspettavo. Mi aspettavo una Salernitana che concludesse con una vittoria, ma meriti della Cremonese. E poi mi è scappato un sorriso, ma non sarcastico, un sorriso proprio nel rivedere il gol di Dia contro il Napoli, perché il 2-0 della Cremonese è molto simile al gol che abbiamo preso al Maradona in Napoli-Salernitana finita 1-1. Detto questo, parliamo e facciamo i complimenti alla Fiorentina di Italiano, perché ha annientato completamente il Sassuolo dal punto di vista del gioco. Io mi aspettavo un Sassuolo vincente, con una Fiorentina che già con la mente alla finale di conference e con turnover obbligato potesse andare in difficoltà. Ma niente, niente, niente. La Fiorentina ha macinato gioco, possesso palla, tiri in porta, passaggi ultimati. Le statistiche sono tutte da parte viola, dalla parte dei viola. Risultato più che soddisfacente, più che sufficiente, 3-1. Chiude in bellezza la Fiorentina con questa finale di conference da giocarsi a viso aperto, perché guardando la Fiorentina degli ultimi 2 mesi non credo che il West Ham sia superiore, ma sono completamente alla pari. Sarà una partita più fisica, visto la squadra inglese è un West Ham che comunque gioca discretamente, non è da sottovalutare, non è che vai là e il West Ham ti stende il tappeto rosso, dice ok, vatti a prendere la coppa o non la giochiamo nemmeno, te la do vinta a tavolino. Perché comunque c'è una partita da vincere, da giocare e da vincere poi, che sarebbe il giusto finale ad una stagione da incorniciare, sia per Italiano e sia per la Fiorentina, visto comunque il mercato in uscita, visti tanti calciatori che comunque hai inglobato in una rosa che è stata diretta alla grande da Vincenzo Italiano, possibile allenatore del Napoli, non lo sappiamo. Tutti gli indizi portano a lui, ma vedremo ovviamente dopo la finale di conference che si giocherà mercoledì, cosa succederà e dove il mercato allenatori del Napoli entrerà completamente nel vivo, perché credo che si aspetti solo questa finale per poter tentare l'affondo italiano o virare su eventuali altri allenatori nel caso italiano decidesse di farsi un altro anno a Firenze. Detto questo, complimenti alla Fiorentina, applausi alla Viola e ad Italiano. Passiamo a Torino-Inter. Juric, che sia l'ultima di campionato, che sia la prima di campionato, che sia una partita amichevole,
è un allenatore che riesce, al di là dei calciatori che ha a disposizione, riesce sempre ad imbrigliare, a trovare le contromisure a qualsiasi avversario. Poi ci riesce a portare la partita a casa, non ci riesce, a volte sì, a volte no, va bene. L'Inter però ha vinto di cortomuso e il Torino nel secondo tempo ha messo in difficoltà i nerazzurri. Sicuramente nerazzurri con la testa alla finale di Champions di sabato prossimo. Però dobbiamo anche dare i meriti al Torino e a Juric per ciò che riesce a esprimere in campo, per come riesce a frenare tutte le scorribande avversarie con coperture tattiche che comunque non sono mai uguali. Il Torino è quella squadra che la puoi studiare prima di affrontarla, ma non sai mai poi Juric che cosa ha in mente, come ti viene a prendere. Perché ieri ha fatto un'altra grandissima partita, soprattutto nel secondo tempo. Facciamo gli applausi a Juric per il campionato fatto e all'Inter, ovviamente, per la finale di Champions raggiunta, ma da giocare, e per il piazzamento terzi in Serie A perché la Lazio è arrivata seconda. Vista anche la vittoria di ieri, non ho visto la partita della Lazio, l'ho detto già prima, però ho visto gli highlights, statistiche e opinioni di addetti ai lavori. Comunque una Lazio che ha dominato la partita, ha meritato questo secondo posto e l'abbiamo detto anche in tempi non sospetti, perché conoscendo Sarri da tifoso del Napoli e da supporter della squadra partenopea, conosciamo bene il secondo anno di Sarri. E il secondo anno di Sarri è quell'anno dove le squadre avversarie devono fare attenzione perché i meccanismi vengono incamerati come si deve durante il primo anno e nel secondo anno bisogna cercare di trovargli le contromisure ad una squadra che comunque riesce a fare del possesso palla e di un gioco, non voglio dire fantastico perché quando si parla di Sarri si fa sempre il rapporto a quel Napoli e lo stesso Sarri l'ha detto già in passato, quello che il gioco che è stato espresso con quel Napoli resta fine a quella stagione, vuoi per elementi che erano fatti apposta per quel modulo, elementi che si sono messi completamente a disposizione a livello tattico per esprimere quel calcio. Quindi vuoi anche un Mertens schierato falso 9 quando partì Higuain, che poi era una scommessa e si è rivelata la carta vincente di quell'anno, quindi ci sono tante cose da analizzare. Non si possono fare paragoni, secondo me, tra squadra e squadra cercando di voler vedere lo stesso calcio, che però Sarri esprima un calcio offensivo e che esprima un calcio ad alti livelli, non c'è dubbio. Complimenti alla Lazio di Sarri per il secondo posto matematico e finiamo e concludiamo con diciamo con un po' di tristezza perché finisce questo campionato oggi e da tifoso del Napoli e dal mio punto di vista è proprio oggi la giornata nella quale realizzeremo poi l'addio di Spalletti, perché si è parlato tanto, perché quando prendi una decisione in anticipo, prima della fine del campionato, realizzi che è stata presa la decisione, ne parli, metabolizzi, però puoi metabolizzare tutto ciò che vuoi, poi quando arriva il momento clou sale sempre quel magone e quella tristezza che poi la farà da padrone. Vedremo poi come finirà la partita Napoli-Sampdoria, ci sarà una festa esagerata per tutta la città. Seguiremo il tutto, ragazzi. Questo era questo mini recap per la giornata, per l'inizio di quest'ultima giornata di Serie A tra venerdì e ieri. Ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Sempre Forza Napoli. Ciao.